Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo del Teatro Romano di Gubbio. Nella valle ai piedi della città medievale di Gubbio si staglia ancora fiero il Teatro Romano. Da oltre 2000 anni la luce del sole ne risalta le geometrie e l'antica bellezza. La costruzione del teatro si colloca tra la tarda Repubblica e l'inizio dell'impero. I lavori cominciarono nel 55 a.C. e terminarono in età augustea, intorno al 20 a.C. Da quel momento il teatro divenne uno degli edifici più importanti della città romana di Iguvium. Costruito con grossi blocchi di calcare lavorati a bugnato e decorati in più punti da fregi, cornici e iscrizioni, questo teatro poggiava su 2 file di archi e aveva un diametro di 70 metri, con possibilità di ospitare fino a 6.000 persone. In basso, lateralmente, erano posti gli ingressi per il pubblico, sormontati dai tribunalia, piccole platee riservate ai membri più illustri della comunità per godere di una vista migliore. La cavea, ovvero la parte destinata agli spettatori, era composta da gradinate rivestite da pietra calcarea bianca e suddivisa in 4 settori che scendevano verso il piano dell'orchestra, costruito leggermente concavo per permettere il diflusso delle acque piovane. Le 2 basiliche laterali, di forma rettangolare, avevano una funzione di servizio, offrendo uno spazio coperto. Il frontescena, oggi scomparso, era alto circa 15 metri e si articolava su 2 ordini scanditi da colonne e nicchie per le statue. Infine, 3 aperture consentivano agli attori l'ingresso al palcoscenico, il tutto rivestito da marmi, mosaici e intonaci dipinti. Da un'epigrafe trovata durante gli scavi e oggi conservata a Palazzo dei Consoli, sappiamo che i lavori vennero completati grazie alla generosità del magistrato Gneo Satrio Rufo, che pagò di tasca sua anche il rifacimento delle 2 basiliche annesse, in particolare del tetto, delle pareti e dei pavimenti. Oltre a questo, pagò con i suoi soldi anche il rifacimento del Tempio di Diana e organizzò dei grandi e spettacolari giochi in onore dell'imperatore Augusto. Gran parte della valle dove sorge il teatro nasconde ancora ciò che rimane dell'antica Iguvium. Infatti le indagini geofisiche hanno rivelato i resti di diverse strutture, tra cui quella che sembra essere una piazza porticata con un tempio, posizionato sul lato meridionale. Si pensa che questo possa essere il luogo in cui erano conservate le famose tavole eugubine, ovvero 7 tavole di bronzo ritrovate nel XV secolo nei pressi del teatro, anche se il luogo esatto del ritrovamento è ancora dibattuto. Le tavole, oggi conservate a Palazzo dei Consoli, rappresentano il più importante documento testuale della lingua umbra, oltre che un prezioso indizio sulla vita sociale e religiosa dell'antico popolo italico, poiché descrivono nel dettaglio come si svolgevano alcuni riti religiosi. Per 4 secoli il teatro fu il cuore della vita sociale e simbolo stesso della grandezza di Iguvium. Ma poi, con la caduta dell'impero romano, iniziò anche il suo declino. Alcuni terremoti e soprattutto l'invasione degli Ostrogoti e dei Longobardi in seguito ne segnarono la fine. Il teatro divenne una cava a cielo aperto e le sue pietre furono riutilizzate per costruire la città medievale, la quale nacque in una posizione più alta e meglio difendibile. Nel Medioevo la città romana veniva chiamata Guastuglia, un termine che indica una vasta area spopolata, incolta e piena di rovine. Fu solo nell'Ottocento che l'interesse archeologico fece riemergere i suoi resti. E non solo vennero riportate alla luce le sezioni nascoste del teatro, ma anche strade, ponti, terme e naturalmente delle ville con dei preziosi mosaici. La maggior parte dei reperti è oggi conservata nell'antiquarium del Teatro Romano stesso e il Museo Civico del Palazzo dei Consoli, dove ogni singolo ritrovamento ci aiuta a comprendere meglio come funzionava la società romana.
Oggi Gubbio è una piccola cittadina che, nonostante le modernità, conserva intatto il suo fascino medievale, ricordando e onorando il suo ricco passato. Nonostante lo scorrere del tempo, insieme a quelle di tanti altri edifici romani, le rovine di questo teatro rappresentano ancora oggi quella che fu la grandezza che raggiunse i Guvium in età romana. Ancora oggi questo luogo è un palcoscenico, dove la memoria non conosce tramonto.